Ciao ragazzi, eccoci qua con questo confronto tête à tête tra un sistema in bus reflex e uno in TQVT. Allora, per quanto riguarda il volume di carico utilizzato per ambedue i sistemi, ho scelto circa 60 litri, come si può leggere in questo campo, e altrettanto per quanto riguarda il TQVT, ok? Anche per il fono assorbente ho ritenuto opportuno inserire solo quello nella simulazione, si intende, quello stretto necessario sulle pareti. Idem per quanto riguarda nel TQVT. In buona sintesi ho cercato di utilizzare grosso modo le stesse risorse sia per l'uno che per l'altro, ok? Cercando di ottenere il massimo da queste condizioni, ovviamente sia per l'uno che per l'altro. Se eventualmente voi riusciste a ottenere delle performance superiori a quelle che ho ottenuto io, me le fate sapere, rifacciamo il confronto, nessun problema. Ok? Un attimo che voglio correggere qua. Sì, ok. Eh, Cos'altro? Non ho ritenuto opportuno inserire altre... togliamo effetti, anche questo va. Ok, puliamo. Quindi non ho ritenuto, controlliamo un attimo anche il... Sì, non c'è. Bene, bene. Sì, non c'è. Quindi non ho introdotto nella simulazione altre perdite o altre condizioni elettriche esterne come può essere un RA, un RX e quant'altro, ok? Ho considerato che i due sistemi venissero alimentati direttamente da un amplificatore per rendere più, diciamo, semplice la simulazione, ok? Bene. Allora, non possiamo confrontare tutti i grafici e le risposte perché AGEON presenta alcuni grafici che Busbox non ha e viceversa, Busbox ha delle risposte che AGEON non ha. Quindi faremo insomma quello che abbiamo a disponibile per questo confronto. Ok, allora rimettiamo a 2,83 volts per confrontare la risposta in frequenza, ok? Bene, allora stiamo a circa 90, un F3, visto che questa è la divisione 5 dB, dovremmo stare qua a 28, grosso modo 27-28, quindi un F3 a 27-28 Hz. Ok, mentre per quanto riguarda il bus reflex, come ci indica il simulatore, stiamo a 34. Ok, bene, procediamo. La mol a partire da 80, dove poi giustamente subentrano i limiti dettati dall'escursione e dalla potenza diciamo dissipabile del driver, inizia a calare, sì, da 80 Hz a scendere, ok? Vediamo che ha un minimo di 103 a 43 Hz, mentre nel TQVT abbiamo lo stesso 103 a 40, grosso modo la stessa cosa, sì, un pochino. Sì, sì, uguale.
Solo che nel BR il recupero c'è dovuto evidentemente al condutto reflex, ma è di poco, infatti stiamo a 104, 104,4 a 32, mentre per quanto riguarda il TQVT a 30 recuperiamo un bel po', stiamo a 105, 108. Sì, bella differenza qua, ok? Andiamo a vedere invece la MIL che ci dice. La MIL ci dice che a 30 Hz abbiamo bisogno di 135, 130, 130 watt per avere questa MOL, ok? Poi abbiamo un minimo di richiesta a 30-40, quindi a 40 ci servono 30 watt, mentre la minima richiesta a 40 Hz, sì, è la stessa, 27, 28 a 40, sì, sì, 26 e mezzo a 40 Hz rispetto a 30 watt a 40. Abbiamo questo picco qua che praticamente corrisponde alla MOL, in effetti partendo dal principio che nulla si crea e nulla si distrugge, se abbiamo questo in uscita ci sarà questa necessità di avere questa potenza in ingresso. Purtroppo è così, però ce l'abbiamo e non è poco. Andiamo a vedere ora invece il cono, l'escursione, ok? Allora, nel BR l'escursione l'ho calcolata con 100 watt, mettiamo nelle stesse condizioni, dovrebbe essere 23 e 46 circa, 45, andiamo a leggere. Sì, ecco qua, 100 watt. Bene, puliamo un attimo. L'escursione massima nel TQVT è di 9 mm a 40. L'escursione massima nel BR è di 9 e 4 a 43, lira più, lira meno, stiamo là. Però abbiamo un minimo di escursione del BR a 30 Hz con 6 mm, mentre nel TQVT abbiamo un minimo di escursione a 28 con circa 1 mm, una piccolissima escursione, minor discussione, minore escursione, minor distorsione e quant'altro, quindi diciamo un pochino meglio per il TVT. Ok? Andiamo nel modulo. Nel modulo sono presenti i due picchi classici, ok? Il primo picco che presenta il TQVT è a 48-47 con 82, mentre nel BR il primo picco presenta circa 45,50, molto meno ovviamente, 80 e rotti, 81, 81 a 48, 49, sì, grosso modo il primo picco è centrato là. Poi va verso il minimo tra i due picchi, presenta
8 ohm a 30 Hz, anche qua stiamo a 30 Hz, e il minimo divisione a 10 stiamo 7,5 grosso modo contro i 8, siamo grosso modo là. Alcune volte un ohm fa una bella differenza, ok? Nel TQVT secondo picco invece ce l'abbiamo 15 18 Hz 61 ohm, 18 Hz 61, 19 a 38, anche qua è molto più basso, quindi diciamo nel TQVT l'amplificatore deve essere un pochino più prestante, ok? Per gestire questo modulo, né più né meno. Cos'altro possiamo confrontare? Ah sì, la fase. Purtroppo in questo simulatore non viene visualizzata tutta, diciamo, lo sviluppo. Fa vedere dove avviene la rotazione, presuppongo che sia una rotazione di 180 gradi come minimo. Avviene a 300-380, mentre nel bus reflex ce l'abbiamo, ecco qua a 0, quindi dove avviene la rotazione, a 414, un pochino più in alto. Quindi questo fa presupporre che nel TQVT il gruppo di ritardo sia spostato più verso il basso. Ok, non abbiamo modo di vedere l'entità del ritardo in millisecondi, purtroppo nel TQVT non è presente questo grafico. Ok? Bene, non credo che ci sia altro, no, ma già da quello che abbiamo visto si potrebbe avere già una prima idea abbastanza chiara di quali sono le caratteristiche di questi due sistemi, i pro e i contro. Credo che il TQVT abbia qualche marcia in più, di contro purtroppo ci sono delle difficoltà sia a reperire i simulatori che più delle volte, anzi no, sempre, sono a pagamento, fatta eccezione voglio dire di alcune TL. Si può trovare qualche simulatore gratis, ma per quanto riguarda il TQVT io non ne conosco, quindi sono tutti a pagamento. La prima difficoltà. La seconda difficoltà è la costruzione del box. È vero che in questo caso noi abbiamo utilizzato 60 litri di carico per Ampere 2, ma nel bus reflex abbiamo un parallelepipedo che ha queste dimensioni, si tagliano le tavole, si fa il foro e buonanotte, tutto a posto. Per quanto riguarda invece il TQVT, sì, è vero che abbiamo sempre i 60 litri, ma abbiamo questa linea che diciamo, ha un'espansione, e visto che è lunga, mi sembra, ecco, quasi 2 metri, 1,90 m, questa deve essere ripiegata, ok? Se no sia insomma, troppo lungo 2 metri, è inaccettabile, per avere diciamo un box alto di circa 1 metro, che già non è piccolo, quindi doppia difficoltà. Il che complica un pochino insomma il progetto, diciamo non è proprio alla portata di tutti, ok? Quindi va valutato se quella caratteristica ricercata la si può ritrovare nel TQVT, vale la pena oppure no di investire in un simulatore o comunque investire tempo e denaro in questo progetto. Ok? Non credo di aggiungere altro, credo di aver soddisfatto qualche curiosità, spero di non aver commesso grossi errori, ne faccio di solito, eventualmente me li segnalate, vi ringrazio. Bene, se desiderate restare aggiornati vi ricordo di iscrivervi al canale, non vi costa nulla ovviamente. Bene, alla prossima, ciao!